Sì. Ragazzi, cioè, Avete io ho capito? trovato il mio santo graal. Della- Sono perso Perché proprio. abbiamo riuscito Ce la posso fare. a fare Uno e una, due. minuti, Signori, con venuta l'acqua di poco da 10 fare. metri e con una bella fotografia. Ciao ragazzi, sono Andrea e oggi vi porterò nel cuore di Audemars Piguet. Siamo appena arrivati a Ginevra, alla Réserve, e tra poco andremo a scoprire il loro nuovo museo e la manifattura. Eccoci arrivati alle Brassù, nel cuore di Audemars Piguet, che adesso andiamo subito a scoprire. Qua davanti a voi avete un albero genealogico che rappresenta tutte le famiglie della Belle de Joux. Sono di fianco al pezzo più complicato mai prodotto da Audemars Piguet, che non a caso si trova nel centro, nel cuore di questa spirale che è il Musée Atelier, che adesso vi faremo vedere meglio. Sì, poteva Sì, indossare un beh, orologio così l'alternativa grande. Silvestre Stallone, ma non penso che... Sì. È 48 mm di pulsanti. 48? Vi faccio un esempio. Volete indovinare? 2, 15, un quarto d'ora, 18, 17 e 17, 2 minuti. sì. Eh? E 2 minuti. È il numero di volte che Michael si sei qualificato. Funziona così. Michael Schumacher comincia il primo giro. Arriva alla fine del primo giro, abbiamo il tempo del primo giro e c'è un'altra lancetta che ha una funzione flyback che comincia a prendere il tempo del secondo giro. Vedete che il secondo giro era più lungo. Abbiamo in memoria il tempo dell'ultimo giro, sempre.
Ragazzi, cioè, Avete io ho capito? trovato il mio santo graal. Sono perso Perché proprio. abbiamo riuscito Ce la posso fare. a fare 1 e 1, 2. sì. Signori. Per produrre un meccanismo, un orologio, un meccanismo. Ritroviamo in una gran complicazione, una complicazione astronomica, il calendario perpetuo, poi una ripetizione minuti, un cronografo e una lancetta di rattrapante. 648 componenti in totale, che sono tutti decorati a mano. Solo il fatto di decorare un meccanismo scheletrato ci vuole 300 ore, solo per la decorazione. No? In addizione aggiungiamo gli 8 mesi del lavoro di orologiai, maestri orologiai. Pazzesco. Siamo appena arrivati alla manifattura di Audemars Piguet. Qua purtroppo è off limits, non potremo fare foto e video, ma ci vediamo dopo con gli altri pezzi. Ragazzi, è stato bellissimo, abbiamo scoperto tutte le persone che lavorano alla realizzazione degli orologi di Audemars Piguet. Adesso siamo pronti per l'ultima tappa. Benvenuti al laboratorio di restaurazione. Restaurare le pezze di tutto il museo e quelle del cliente. Abbiamo di qua qualche pezzo. Restauriamo adesso le marche che hanno sparato, che non esistono. E qui abbiamo una pezza del 1830. Vedi la miniatura che facciamo nell'epoca. E abbiamo il contrasto della pezza complicata, relogio complicato. E abbiamo di qua altri orologiaio, Audemars, Goulet. Puoi ascoltare le differenti tonalità dell'orologio di ripetizione. Qui abbiamo due noti e qui abbiamo 3 noti nel quarto. E una doppia nota per le 5 minuti che sono dopo le quarto. È un pezzo raro. È un pezzo raro, sì. E qui abbiamo una gran sonnerie, piccola sonnerie, con la melodia di Westminster, che è la melodia del Bing Bang del Londra. Qualche pezzo Audemars Piguet. Che bello. Differenti anni. Abbiamo di qua una piccola del 1920-26. Puoi vedere l'estraplano. E qualche volta abbiamo una pezza unica. È la sola che è stata fatta con la lancetta nel centro per un orologio da tasca è raro. È rattrapante anche lui? Sì, c'è la rattrapante, è una gran complicazione quella. Audemars Piguet ha cercato sempre di avere il crono con la rattrapante. E ripetizione, calendario perpetuo. È spaziale. Firmato Audemars. Sì, è filmato Audemars. Qualche volta nell'inizio di Audemars Piguet lavoriamo un po' altre marche. E poi l'orologiaio si vuole musico, perché deve affinare quello. E vado
coupé, come dire. Tagliare. Tagliare le note di minuti. Quello sta tagliato adesso e andiamo a provare. Per dare un tono diverso si accorcia. Le due noti, ma non c'è vibrazione delle noti alte e la nota bassa. Per dare vibrazione andiamo a limare, ascoltare e misurare. Ma vediamo piano piano perché se facciamo una limata di troppo. Ecco, è spagato. I torni è tutto... Sì, abbiamo torni di qua utilizziamo dietro. Sì. gli strumenti dell'epoca Per fare qualche gesto. E adesso abbiamo il risultato. Hai visto che abbiamo di più vibrazione? Abbiamo mezz'orato l'esarmonica. And if you stop in the middle, you can try the mark. We can use this tool, the British one. You remember? Yeah, just to press. Press hard, huh? And we make the circular shape. Okay. Okay? Oh, just you can see. Yeah. It doesn't have to be too perfect. Like this. Ok, parfait. Don't press too hard. Just move up and down Ok. until the line is very straight Che bello. and the same size. Vabbè, ho cambiato il macello. Siamo arrivati alla fine della nostra esperienza qua in Audemars Piguet, è stato un piacere scoprire cosa c'è dietro il brand, spero che anche a voi sia piaciuto quello che avete visto e sia piaciuto venire in viaggio con noi, ma è arrivato il momento di salutare le Brassù. Alla prossima!